iniziato qualche anno fa, qualche estate fa. Eravamo entrambi in un periodo più tranquillo, avevamo già avuto modo di lavorare insieme in qualche progetto live, quindi abbiamo deciso di iniziare a suonare un po' liberamente insieme, senza troppi vincoli, senza progetti particolari. L'affinità è venuta fuori subito, già era una cosa che comunque sia a livello umano che a livello musicale era uscita nel suonare insieme, però poi stando appunto in studio, avendo lo spazio e il tempo per stare sulle cose, questo ci ha permesso di crescere un sacco. Elastica Records è appunto l'etichetta che ci distribuisce attualmente, è riuscita a fare un lavoro ottimo di raccordo, diciamo, tra gli artisti con cui collabora, grazie appunto alla maniera che ha di lavorare Alberto Tucci. Il progetto dei Da Bros l'ho conosciuto tramite Fede K9, che è uno dei due producer dei Da Bros. Mi ha subito colpito per la tipologia di produzione, perché con un sano sound retro ma con un mixaggio moderno, un approccio molto contemporaneo. E ha creato appunto una grande famiglia di artisti, tra i quali ci sono nomi anche di spicco del panorama del dub, tra cui Alma Megretta. Avere la possibilità non solo di conoscere gli Alma Megretta personalmente, scambiarci idee, ma proprio lavorarci insieme. I Da Bros hanno fatto il remix di Just Say Woo con Ora Sandy, che ci è piaciuto molto. L'anno scorso il singolo Not in My Name, siamo stati contenti di questa cosa. Con i produttori degli Alma Megretta per un periodo l'hanno utilizzato anche come apertura live, visto prima che la band sale sul palco mettevano i remix di The Da Bros. Il primo incontro magico che ci ha spinto poi a proseguire in maniera sempre più convinta è stato con Lee Jaffe, che è l'armonicista che ha suonato in dischi di Marley. È un personaggio molto estroso, quindi abbiamo avuto la fortuna di averlo qui in studio, e con delle session registrate all'impronta al momento siamo riusciti a tirare fuori qualcosa che ci è piaciuto, e alla fine siamo riusciti a trovare il gradimento anche da pubblicarlo. So I was living in Florence, Italy. We should get together because of my reggae background. So we started hanging out, and I really liked it, so it's like that. È un disco molto molto bello, The Da Bros meet Lee Jaffe, tra l'altro con una ricerca sulle grafiche è stata fatta da Prisca Cantoni, fatta a pennarello. Un altro interessante è stato Dennis Bovell, una persona che conosciamo già da tempo, e con lui abbiamo avuto l'occasione di trovarci qualche giorno in studio dedicandoci musicalmente all'incontro, e quindi sono venute fuori 3 pezzi originali. È sempre un piacere lavorarci insieme, è sempre un piacere averlo qui, lui è sempre contento di venire in Italia, questo è, ovviamente per tanti motivi, anche non necessariamente legati alla musica. Two friends of mine, Fede K9 and Diego. Diego and I worked together with one of my productions and one of my songs, a song called Fall Babylon, together with
Roots United. Fede, we worked together with Michelangelo Buonarroti, and when I joined that band with some of my old Matumbi songs, when I found that Fede and Diego were actually together on a new project, this to me was very exciting. So I practically begged them to include me. Una delle ultime collaborazioni che abbiamo fatto è stata con un artista messicano, si chiama Puffin Dub. In Messico c'è un progetto che si chiama Bungalow Dub, col quale abbiamo avuto modo di interlacciare appunto rapporti. Bungalow Dub, tra l'altro Dub Villa, uno dei musicisti, è quello che ha prodotto questo disco in cui abbiamo collaborato anche noi. Questo ci ha dato la possibilità di interlacciare relazioni e scambiare sia opinioni e lavoro anche artistico con un posto così lontano geograficamente come il Messico. Hemos tenido un muy buen encuentro a través de las redes sociales y a través de lo musical. Ellos han compartido conmigo muchos tracks de los cuales yo he mostrado en la Ciudad de México particularmente a muchos cantantes y ha causado un gran impacto y a muchos de ellos les ha gustado. Dub Bros tiene una muy buena propuesta y ha caído en el buen gusto de la gente de México. Per quanto riguarda il live, attualmente stiamo portando avanti un dub set. Ci siamo creati, autocostruiti proprio un rack portatile che soddisfa le nostre esigenze specifiche, quindi abbiamo tutta quelle che sono le nostre produzioni musicali su tracce separate e suonano da un mixer collegato degli effetti, quindi facciamo dal vivo quello che facciamo poi sui pezzi in studio dopo averli registrati e il tipo di lavorazione in tempo reale tipico del dub. Abbiamo trovato questa forma espressiva che apparteneva precedentemente già a tutti e due, quindi quello che facciamo ora in coppia dal vivo con questa dub station è rappresentativo di quello che siamo a livello musicale. È un po' il concetto del sound system declinato nelle nostre esigenze. È fondamentale che ognuno abbia il proprio suono, che sia anche da un punto di vista, se vuoi, più spirituale, anche c'è del tuo dentro a quel legno, dentro a quelle casse, ci hai messo il sudore, la fatica, il tempo, le energie, e quindi è tuo. La parte, diciamo, proprio artigianale, cioè di quello che facciamo, è sempre molto importante. E stare in studio ha tanto di quel lavoro anche, non è solo suonare e stare sullo strumento, anche per noi, cioè, seguire la produzione da tutti i punti di vista. Credo che sia trasparente poi dal tipo di suono che esce, che c'è questa carnalità dentro il lavoro. Ci avvaliamo anche, ovviamente, essendo io batteria e lui basso, della presenza di altri musicisti che collaborano con noi. È una cosa che vorremmo poi anche portare live, sia con i nostri progetti e con le nostre produzioni, che anche come collaborazioni con altri artisti, come band per altri artisti. They are obviously people who care very much about what they do, and I love that. Their artistic proposals are very wide, on a wide scale. In Italia una proposta come la loro, insomma, non è che sia una cosa molto comune. Siamo partiti in Italia
facendo questa cosa strana, tra virgolette, che si chiama dub, in un momento in cui questa cosa in Italia non si sapeva proprio che era. Un nostro minimo contributo alla diffusione di questo lessico l'abbiamo dato, insomma. Per cui ben venga, insomma, una collaborazione con le realtà come i Dub Bros. En lo particular me gusta mucho la música que hace The Dub Bros, me gusta el estilo reggae roots y creo que tienen una calidad de sonido verdaderamente especial. In particolare apprezzo il concetto e l'interpretazione che danno al reggae, conoscono benissimo il linguaggio e cercano di interpretarlo però in modo moderno, non andando dietro alle mode. I liked what they did with my harmonica, all the effects. I love the rhythm tracks that they produced. Yeah, I hope they ask me again. E poi progetti futuri, suonare. Portare avanti una serie di materiale che piano piano ci si accumula, cioè, purtroppo ma per fortuna, con passione e dedizione, cercare di fare le cose al meglio richiede certi tempi, sono sforzi che facciamo per soddisfazione di quello che ci dà questa musica, ci piace condividere queste sensazioni. Qualsiasi espressione artistica è fondamentale la condivisione, non la fai per te. C'è la percentuale dell'ego in tutto quello che viene fatto, questo è ovvio. Facciamo musica perché ci fa stare bene, comunque verso fuori, verso chi poi questa musica l'ascolterà, cercare di stare più posti possibili, più luoghi possibili, più tempo possibile. È meglio possibile.